Ciao, benvenuti. Io sono Tiziana, ma gli amici mi chiamano Tilly. Oggi facciamo un piatto completo, leggero e super sfizioso. Faremo una crema di cannellini con verdure croccanti, tofu e anacardi. Quindi è un piatto proteico, velocissimo da preparare e perfetto anche da gustare a freddo in questa stagione, ma anche tiepido per l'autunno. Insomma, tutto quello che cerchiamo in estate ed anche durante tutto l'anno. Allacciamo i grembiuli e cominciamo. Ora facciamo il letto di fagiolini cannellini. Mettiamo giù tutto anche con un po' della sua acqua di cottura, se l'avete. Poi 2 spicchi d'aglio, piccolini piccolini. Mettiamo un cucchiaino di cumino, se vi piace, se no potete anche ometterlo. È tipo un hummus, che sarebbe quello di ceci, e questa è una crema di fagiolini cannellini. E poi mettiamo della tahina, un cucchiaio medio. Ecco, una bella corposa questa, quindi poi mettiamo un filo d'olio, lo doso prima per non esagerare, aggiungerlo dopo. Poi regoliamo con un po' di sale e il pepe e ci siamo. Ora copriamo e cominciamo a triturare. L'acqua di cottura è un po' poca, quindi poi ne aggiungiamo un pochino mentre giriamo. Vedete che è asciutto? Aggiungiamo acqua di cottura o in questo caso acqua fredda. Ecco come, fatta così, sono due cucchiai, 2-3 cucchiai, non di più. Un attimo solo che adesso vediamo la consistenza, la controlliamo. Ok, così è cremoso ma abbastanza denso. Va bene. Adesso dobbiamo aggiungere una fetta abbastanza grossa di limone, comunque non mezzo limone, un po' meno, così gli diamo il giusto grado di acidità. Ecco. Facciamo un altro giro e ci siamo. Intanto tagliamo delle carote. Le ho già pelate e lavate, tolgo le punte, tengo la mano strana perché mi sono fatta male a un dito, quindi non riesco a appoggiare il dito medio purtroppo, vabbè. Allora tagliamo anche le carote, direi a quarti, così le facciamo abbastanza piccole. Le dobbiamo far diventare croccanti, non lesse, mi raccomando. Prendiamo la padella, un bel giro d'olio di base, ecco qui. Quando la padella è calda mettiamo a sfrigolare le carote. Un po' aperte così. Andiamo avanti a tagliare. Prepariamo le zucchine che possono
meno tempo. Ecco qua, adesso aggiungiamo anche le zucchine. Aggiungiamo un po' di sale. Ora mettiamo un pochino, avete visto che ho messo poco sale, aggiungiamo un pochino di salsa di soia a filo, così, che le colora, vedete, le lucida bene e gli dà anche un ottimo sapore. Le facciamo andare ancora 5 minuti, siamo pronti. Adesso che le zucchine sono ancora croccanti, anche le carote ma sono abbastanza già cotte, vedete, hanno un bel colore, le metto in un vassoio, così, qua, le metto da parte un attimo e nello stesso tegame ci facciamo saltare un po' di... Allora, metto un altro goccio d'olio per butto via tutto l'olio, così poco poco, e ci facciamo saltare un panetto di tofu al naturale. Lo spezzetto deve essere sbriciolato, più o meno grossolanamente, non è importante. Così. Lo saltiamo bene con la soia che è nel tegame. Lasciamolo asciutto e aggiungiamo un po' di soia, così. Due o 3 minuti bastano. Intanto che la soia sfrigola mettiamo 2 anacardi dentro un sacchetto. Proprio, guarda, una quindicina in tutto, e lo schiacciamo con un batticarne. Ecco qua. Li travasiamo, ecco, così siamo più comodi. Vai. E cominciamo a impiattare. Allora, sul fondo mettiamo il nostro letto di cannellini, due cucchiaiate generose, così. Poi chi ne vuole ce n'è ancora. Battiamo un pochino sul fondo, tipo come si fa con il risotto, per appiattirlo un po' nel piatto. Tutti e due. Poi aggiungiamo zucchine e carote sopra.
Vedete che sono già morbide, però si piegano ma non si sfaldano, quindi perfette, almeno per i miei gusti. Se poi a voi piacciono più morbide, le fate stare un po' di più. Ora sopra mettiamo il tofu, così aggiungiamo un po' di quota proteica a quella dei cannellini. Ecco fatto. E in ultimo una bella spolverata anche di anacardi per i grassi buoni. Oh, sarà brutto da vedere ma è buonissimo. Adesso vedi anche foto viene fuori. Ecco qua il piatto, lo potete mangiare anche freddo, non c'è bisogno mangiarlo immediatamente, quindi è perfetto anche per l'estate. Io spesso lo abbino con questi triangolini, questi sono di riso nero, si comprano tranquillamente al supermercato, se no ci sono anche di legumi, di ceci, di quello che volete, sempre senza glutine, per cui è perfettamente adatto a me e al mio indice glicemico alto. Così resto bella piena per tutta la giornata per arrivare fino all'ora di cena. Buon appetito a tutti!